Ciao amici, ben ritrovati. Nel nostro viaggio alla scoperta degli inchiostri neri, oggi incontriamo il calamo di stipula, il Nero Miseria. È un inchiostro ferrogallico, scusate, lo avevo aperto perché mi sono già portato avanti con questo. Un inchiostro ferrogallico, però, formulato per le nostre penne stilografiche. E qui ne parleremo un po', perché non è facile, non è una sfida facile. Cominciamo però dal calamo, dal calamaio di stipula che si chiama calamo. Abbiamo un bel tappo che ci porta tutti il nome e cognome dell'azienda, ma soprattutto ci dice che questo calamaio in particolare è stato sviluppato niente poco di meno che in collaborazione con l'Università di Firenze, Dipartimento di Chimica. In effetti il calamo, che è un calamaio da 70 millilitri, ma in vetro scuro e non solo scuro, un vetro formulato per respingere le particelle UV, insomma per proteggere al meglio l'inchiostro, quindi il contenuto, e tutti gli inchiostri stipula, non solo questo ferrogallico, dalle interferenze che il sole, la temperatura, le variazioni, eccetera, potrebbero indurre, quindi alterare la formulazione del contenuto e quindi garantire una conservazione migliore possibile del nostro inchiostro. Senza dubbio uno sforzo premiato e tra l'altro anche sull'etichetta troviamo nuovamente questa importante descrizione. Sull'altro lato dell'etichetta invece troviamo questo che invece vado a leggervi e dice che l'inchiostro di qualità superiore con sostanze, vediamo se sono inquadrato, sì, con sostanze di purezza superiore al 99% ottenuto dalla galla di quercia toscana, indelebile per almeno 1000 anni, molti più di quelli che io presumo porterò a termine, a compimento nella mia vita. C'è la parte in inglese e poi tenere lontano dai bambini. Sì, tenere lontano dai bambini è anche, lo dico con la massima serietà, anche da chi è un po' forse dedito all'alcol, perché a me personalmente ricorda molto alcune sostanze a base alcoliche. Non ha l'odore tipico dell'inchiostro ferrogallico, diciamo quello tipico che è anche pungente, un po' acre, insomma fastidioso, diciamo la verità, sanguigno per certi aspetti. Questo è un po' meglio, ma può anche indurre in inganno il nostro olfatto perché mi ricorda forse qualche medicinale, permettete che lo stappi e poi vi parlo anche di questo. Sì, qualche medicinale, e se non fosse per la seconda parte dell'analisi olfattiva che ci fa capire che ci troviamo di fronte a qualcosa di sintetico e non di propriamente naturale da ingerire, insomma, potrebbe quasi far venire voglia di. Come avete visto, ogni calamo presenta un controcappuccio per chiudere ermeticamente, nel vero senso della parola, il suo inchiostro. Questo è è un aspetto che senza dubbio ci fa comprendere l'attenzione che è stata riservata alla formulazione, alla progettazione di un calamaio che debba per l'appunto conservare al meglio le qualità dell'inchiostro. È anche vero che in certi frangenti diventa difficile da togliere e inevitabilmente finisce per sporcare le dita. Quelle di Marco sono spesso inchiostrate, però insomma con questi calamo mi trovo a volte a combattere perché chiudono così bene che nel momento in cui si vanno ad aprire hanno uno sfiato che ovviamente lasciando scappare l'aria portano in superficie l'inchiostro e inevitabilmente le dita si macchiano. Con l'inchiostro ferrogallico questo avviene un po' meno, adesso io lo tolgo e faccio subito con voi una prova. Ho scelto una Plumix, la Plumix con il pennino extra fine, l'ho caricato l'inchiostro in una cartuccia, eccolo qua, in una cartuccia perché non avevo altro modo, e andiamo a vedere come scrive. Stipula, Nero Miseria, ed è un inchiostro di tipo ferro
gallico. Potete osservare subito come l'inchiostro che esce dalla penna come un grigio azzurro, una carta da zucchero scuro, poco alla volta diventi più scuro. Non voglio usare il termine nero perché nero no, nero non mi pare proprio. Vado a fare un po' di prove che mi serviranno anche per capire. Questo è comunque un pennino extra fine. Inchiostro, stipula. Che cosa posso notare dal punto di vista della scrittura, cioè l'analisi dinamica di questo inchiostro? Mi dice che è estremamente scorrevole. Su un pennino squadrato, deciso, tagliato come quello della Plumix extra fine, è difficile trovare un inchiostro che possa farlo scrivere in questa maniera, scrivere nel senso di scorrere in questa maniera. Questo inchiostro ci riesce, quindi la prima constatazione è quello di una scorrevolezza davvero in evidenza rispetto anche ad altri inchiostri e soprattutto a tanti inchiostri neri. È come se vi fosse una componente molto liquida, come se fosse un inchiostro inconsistente. Se questo è lo 0 e qui abbiamo per esempio la viscosità, qui abbiamo il contrario della viscosità, cioè una rarefazione del pigmento, quello che noi solitamente chiamiamo come un inchiostro un po' anacquato. Serve un po' di tempo, ma questo è tipico, lo sapete, degli inchiostri a base ferrogallica, affinché l'inchiostro diventa nero per via dell'ossidazione a contatto con l'ossigeno. Però è un piacere scrivere con questo inchiostro. Un inchiostro che, fintanto che prende corpo, andiamo avanti, è un inchiostro che è vero che costa un po' di più perché il calamaio mi pare che costi questo qui attorno ai 35 euro. Ed è un costo non irrilevante, è vero che sono 70 millilitri, lo abbiamo detto prima, però non è un inchiostro di quelli regalati. Aziende concorrenti e devo dire anche molto versate, cioè con una penetrazione settoriale di tutto rilievo nella formulazione degli inchiostri per belle arti, senza dubbio propongono degli inchiostri anche un po' meno costosi. Qui paghiamo anche senza dubbio il calamo, lo sviluppo del nostro calamaio fatto in collaborazione, come avete letto, con l'università, eccetera. Ora il mio inchiostro sta prendendo un po' di colore nero. Quello che mi salta all'occhio, in realtà più alle dita, è la scorrevolezza di questo pennino che conosco e so che è veramente ostico. E invece qui vedo che può essere, guardate con che leggerezza si lascia portare a spasso. L'ho caricato più di una volta questo inchiostro in alcune penne stilografiche, ma con risultati un po' altalenanti, perché insomma pennini troppo larghi lo rendono comunque un po' sbiadito, pennini fini sì, però tutto sommato sono abbastanza vicini ad altri neri che abbiamo sul mercato e che non hanno composizione a base ferrogallica, ma questo sto osservando che veramente viene premiato il pennino extra fine sia per la scorrevolezza che anche per l'inchiostro, come lo vedremo. Vorrei osservare un pochettino l'inchiostro nero miseria, l'inchiostro ferrogallico, però disposto sulla carta, depositato sulla carta con degli strumenti che sono più utilizzati in questo senso. Ad esempio questo qua è il riscontro con il pennino Browse. Questo è un nero, ma così nero che difficilmente se ne riscontrano. Quindi un inchiostro questo che si può utilizzare sulle penne stilografiche,
ma che va benissimo davvero anche sui pennini. Questo che è un inchiostro ferrogallico con la classica formulazione, quindi se ne infischia delle penne stilografiche, mettendolo in una delle nostre penne creerebbe ruggine e in men che non si dica, non è così profondo come nero come questo qua. Ho messo a fianco anche un altro nero un po' particolare, che è quello della Röhler Cleaner, gli Sketch Ink, che sono neri profondi, ma in confronto, come potete vedere, sembra veramente un nero di seconda classe, di seconda categoria rispetto a questo. Qui siamo su un foglio Rhodia, su un foglio Tomo e River che ho utilizzato nei giorni scorsi per le mie prove. Potete vedere come questo sia un ferrogallico e questo sia il nero miseria, che è profondo almeno 2-3 volte. È un nero, ma così nero che non ne ho mai visti. Questo è di nuovo lo Sketch Ink della Lotte della Röhler Cleaner, ma un nero così denso, pieno, difficile da riscontrare. Lo stesso su un foglio comune, perché non è la carta che fa la differenza. Questo è un foglio che ho fatto del Pigna Style interamente con questo inchiostro stipula. Il pennino ante è un pennino più sottile, guardate che nero, che profondità questo nero, che pienezza, per non parlare di questo. È un tratto così denso, così profondo, che ripeto non ne ho visti. E qui c'è il tratto, lo stesso inchiostro, però con la Plumix. C'è una bella differenza, ma una bella differenza. Perché? Perché gli inchiostri che sono formulati per la penna stilografica devono essere rispettosi dei componenti e quindi devono essere ammorbiditi, devono essere trattati con dei componenti che debbano inevitabilmente tener conto di quello. In altre parole, è come dire, è un inchiostro che determina ruggine, ma io ci metto dentro un antiruggine. E allora, insomma, da una parte si paga qualcosa, non la si paga, secondo me, nell'intenzione di un pennino, che sia in vetro, che sia un pennino calligrafico, dove questo inchiostro è veramente un primo della classe e ne capisco anche il prezzo così elevato. Dall'altra parte purtroppo paga dazio, secondo me, sui pennini delle penne stilografiche. Questa è la prova che ho fatto sul quaderno Ecoqua. Come si può vedere, questo è un inchiostro ferrogallico classico, bello, pieno, ma il nero stipula è decisamente più nero, ma di un nero che veramente difficilmente riuscirà a passare attraverso la camera. E allora amici, in conclusione, cosa abbiamo? Questa è la prova che ho fatto prima con questo inchiostro, che nel frattempo, l'inchiostro caricato sulla penna stilografica col pennino extra fine della Plumix, che nel frattempo, come vedete, si è andato ad asciugare. Allora cosa possiamo dire? Che è un inchiostro che effettivamente costa un pochettino di più, forse anche un tantino di più di altri. Un inchiostro che sento di consigliare assolutamente per coloro che amano, aspettate che lo prendo, eccolo qua, per coloro che amano anche cimentarsi con i pennini di tipo ad intinzione, con i pennini calligrafici, perché un nero del genere difficilmente lo vedrete, a meno di ricorrere ai maestri calligrafi che li fanno secondo le loro composizioni, insomma hanno probabilmente delle ricette che riescono ad eguagliare e chissà, magari anche a superare questa formulazione, ma quegli inchiostri non si adattano alle penne stilografiche, cosa che invece questo riesce a fare. Grazie a tutti amici e alla prossima!